Silvia, simpaticissima, è la nostra amica di oggi. Ciao Elena, Ciao a tutti. benvenute. Mhm. Conto da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, vedo lei, vedo che è lei, in abiti come se fosse un pastore, però è lei in questa vita, si è vestita così apposta perché vuole attirare a vedere quello che sta per fare per sé a Mhm. tutte le pecore. E dietro di lei ci sono centinaia e centinaia e centinaia di pecore. E dice: venite, venite a vedere voi pecoroni, venite a vedere cosa succede, venite a vedere come funziona. Va bene, ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok, allora apriamo un cinema e un recinto. Nel cinema invitiamo i due figli, la Mhm. mamma e la sorella, anche se la sorella fra poco arriverà da sola. Nel recinto invitiamo tutte le pecore. Il recinto non ha confini, quindi può Mm. anche accogliere miliardi di persone. Mhm. Quante sono le pecore sulla Terra, più o meno, e quante arrivano? Allora, le pecore sulla Terra sono 6 miliardi. Premetto che gli abitanti della Terra che vedo io sono 9 miliardi e 3. E di Mhm. pecore ne vedo 6 miliardi e ne arrivano 2 miliardi e mezzo. Ok. E gli altri cosa fanno? Brucano l'erba? Si sono girati dall'altra parte. Mhm. Sono Non tutti vogliono dotati di vedere. PS? Eh, sì, però la vedo come la vedevo stamattina. Cioè come? Allora, alcuni come se si spostasse pian piano di fianco al corpo. Ok, quindi in alcuni è, cioè, come se di solito è al centro e non ha nessun bordo, quindi spazia. Mhm. E invece adesso la vedo come se avesse quello che sembra un impianto mentale, probabilmente intorno. Ok, e vedo che pian piano a queste pecore si sposta ai lati del corpo fino a uscire e rimanere di fianco. La PS. Mm, Ma tu la parte subliminale, Elena, la mm. vedi per tutti? Qualcuno dice il 20 e il 30% delle persone ha la PS. Tu vedi una percentuale del genere, maggiore, minore? Ma io in generale, cioè per la maggior parte delle persone la PS la vedo, magari la vedo più piccola, più spenta per la maggior parte, poi ci sono del- delle persone che sono sulla Terra ma non hanno la PS, ma non sono umani però, hanno solo le sembianze, oppure alcuni che sono metà e metà. Quindi sai chi l'ha detto, no? Sì. Sì, Lui ce l'ha? no, No? se è quello che dico io, aspetta, chi è che l'ha detto? No, non CM. so chi è. Ah, no, ho avuto il dubbio. Ah, tu Pensavo l'altro. dici l'altro. Mm, L'altro no, lo sappiamo, va bene. infatti. Mhm. Ehm, sì, ce l'ha, ma io vedo che è come se fosse un po' come se una parte fosse ehm, modificata
Vedo come, allora, metti che io la rappresento come una sfera, giusto per Mhm. descriverla, ok? Te la descrivo come una sfera. È come se la parte di qua fosse un po' più sbiadita e Ok. tutto il resto è normale. Ma è artificiale questa PS? Quel pezzo lì è- viene modificato artificialmente quando lo Ok. vedo così. Silvia Una ti piccola dà parte. l'autorizzazione, sì. Mhm, sì. Le pecore sono 2 miliardi e mezzo, invece il cinema ha mamma, sorella, figli, 2 figli, Sì, sì. e ex, direi, visto che poi c'è nei punti. Vabbè, è arrivato e si è messo in un angolo in fondo. Ci sono tutti. Chi è il più Mhm. interessato? Figlio, Maschio, vedo saltellare, sì. che si è anche visto prima. Sì, sì. Anche la figlia, però lui ancora di più. Perché è venuto, diciamo, a origliare la mamma prima? Curioso, è proprio curioso. E voleva sapere se parlava di lui, principalmente. Va bene. Sì, dimmi, dimmi. No, era curioso, curiosità, tanta curiosità. Ma era la PS che l'ha spinto. Sì, sì, vedo, l'ho già visto prima. Quando quando è arrivato e si è intrufolato, ho visto proprio che questa spinta verso le cose particolari che la mamma pensa, ok? È come se anche lui sentisse questa cosa, come se vorrebbe proprio conoscerle, perché lo attirano molto. Ho visto proprio che voleva saperne di più. Ok. Vibrazione di Silvia. 780 milioni, Consapevolezza di Silvia. 127%. Rapporto tra la parte subliminale e la parte eterica. Parte subliminale 62, parte eterica Vi- 38. vite precedenti. 2826, Cervello. 8,1. Ok, di queste 2826 vite, come si dividono le vite come sesso? Quindi in quante volte è stato uomo e quante volte è stato donna? E anche in percentuale, ovviamente. Metà e metà, No, 10-90. sì, 27 donna e 73 uomo. Ok. Ok, lo diciamo, tanto è coperta da anonimato, poi comunque Silvia si definisce appunto un po' una mascolina, no? Eterosessuale, le piacciono gli uomini, però è per esempio caduta da cavallo, caduta dalla moto, fa un lavoro da uomo, non diciamo quale magari, sempre all'aperto, sempre molto debilitante da un punto di vista fisico. Causa esoterica del suo essersi incarnata donna con un'indole maschile. L'ha voluto? Mm, sì, allora è come se la PS voleva cercare di sperimentare, vol- convin- è convinta che eh, in un essere umano ci può essere la percentuale di parte femminile e parte maschile uguale al 50-50. Ok? Mhm. E quindi è come se volesse sperimentare, questa volta è in un corpo da donna, ma è come agisce completamente da uomo, completamente, per gran parte fare cose da uomo per provare a arrivare al 50 e 50.
Io vedo in, proprio, in questa vita. Cioè sì, lei in vuole questa... sperimentare disequilibrata e arrivare al 50-50. Mhm. Però lei è più PS che PE adesso, è a 62. Ah, ma infatti io non lo vedo possibile. No, sai che non ho capito. Io, no, nel senso che la PS vuole, vuole provare a fare questo esperimento, ma secondo me non è possibile. Cioè, partire mascolina, tra virgolette, stiamo semplificando, e giungere metà e metà? Metà femminile e metà maschile? Esatto, Ma cioè lei è una quello, donna. Si è incarnata infatti, in una donna, perché non è esatto, femminile e basta? esatto, cioè la PS pensa che puoi arrivare a, come se fosse, se hai il 50 e 50, ok, sei un essere e basta. Mm. Vuole provare a vedere se riesce a fare questa cosa qua. È una roba. Cioè, allora, se io ti dico, allora, ho visto questa cosa perché è come se la PS, prima di incarnarsi in Silvia, ok, la vedo nello spazio ed è come se eh, avesse fatto scorrere l'esperienza, la sua esperienza ideale per arrivare a quello che lei vuole sperimentare fino in fondo. Quindi vedo che ehm, parte appunto nel corpo di Silvia, ok, con una parte mascolina molto forte, perché in quello che lei disegna, in fondo è, io vedo come se ci fosse Silvia che poi in fondo è metà proprio fisicamente nell'immagine che vedo è metà uomo e metà donna. Ok, quindi la metà destra uomo, la metà sinistra donna. La PS si è incarnata in Silvia pensando di poter arrivare in fondo così, E adesso se ma ne è resa secondo me non è conto? possibile. Si è resa conto della cavolata? Mm. Dobbiamo fargli vedere qualcosa di più, non è ancora convinta. Vabbè. Interferenze di Silvia, vediamole. Allora, c'è un demone, un piccolo diavoletto, un diavolo ma piccolo. Secondo universo? Sì, Ti preoccupa? no, no, Ti sto cercando di incuriosisce? capire. Sì, mi incuriosisce, esatto, perché Non è l'hai mai proprio... visto? È piccolino, sì, è una roba strana, esatto, non l'ho mai visto perché è piccolino, ma... Ah. Ok, poi? Poi c'è una mantide Mhm. e poi c'è... Mm, potrebbe sembrare un umanoide con i capelli lunghi, tipo elfo, però le orecchie normali. Boh. Non è Ashtars, non me ne vado. No, non è Ashton. Ok, No. allora il resto. Eh, eh, no, non è Ashton. Un elfo, va bene. Sì, sì, Sopra è un queste elfo. entità eteriche del primo e del secondo universo, quindi demonino compreso, Mhm. c'è il solito Zeus, Sì, Dino. sì. Ok. Ci sono entità mentali? Sì, ce ne sono due. Una è di livello 5 e una di livello 2. Mm, allora, quella di livello 2 vedo chiaramente che è deputata principalmente a accentuare quelli che Silvia crede siano dei suoi
difetti, delle sue mancanze. Ok, Mancanze. Ah. sì, quindi per esempio non ho memoria. Ok, in realtà la memoria lei ce l'ha, ma magari non si ricorda, non associa i nomi alle facce e lei pensa che non è, cioè se ne accorge e pensa che sia che non ha memoria, ma in realtà è l'entità di livello 2 che non le fa associare il viso alla faccia e in più il viso al nome e in più le dice non hai memoria. Ok, è come se questa entità volesse accentuare il suo processo verso il passare degli anni. Mm. Mm? Mhm. Quindi come se lei potesse fare, allora la sua potenzialità è, che ne so, da una scala da 1 a 10 è per lei 10, cioè il suo 10, ok? È Mhm. qua e questa entità le fa credere che lei può fare solo 2 perché proprio non ce la fa. La svaluta. La svaluta, ma con cose concrete, quindi non hai memoria, ehm, Non hai bassa memoria, bassa autostima, bassa bassa autostima, concentrazione, bassa concentrazione, confusione, senso di colpa, senso, anche, sì, sì, tutte queste cose. mancanza di coraggio. Mhm. Questa è la 2 o Sì, la esatto. 5? Scusami, è la 2. Questa è la 2. Ok, svalutazione direi. Sì, svalutazione, esatto. E la 5 che è ben più potente. La 5 è ben più potente, io l'ho visto subito, è quella che ehm, la fa spaziare, però in modo confusionario, ok? Confuso. Vedo in Silvia una enorme creatività, direi geniale. Ok, vedo che se lei fosse libera di essere se stessa, potrebbe mettere in piedi un universo in 5 minuti. Questa immagine mi è venuta, vedo proprio un universo di stelle con infiniti colori, ok, in 5 minuti. E questa entità mentale di livello 5 fa sì che queste stelle, questi colori vadano tutti assieme come se passassero così. Ok, Confusi. e lei proprio non sa come fare, la vedo proprio spersa. La confusione, diciamo. Mhm. Ci sono impianti, sia eterici che mentali. C'è un impianto mentale che è una striscia che va da un orecchio all'altro e passa sopra al cervello. Ok, così. Ehm, Aureola. poi, no, tipo le cuffie. Ecco. Ok, l'archetto delle cuffie, Sì, ma attaccato quindi alla attaccato testa. al cervello proprio dentro. Ah, Così. ok. E poi ho visto già prima, mentre ci esponeva i punti, che gli sono stati messi tantissimi impianti a livello delle vertebre. Quindi anche quando ha fatto l'incidente, gli hanno messo un impianto. E poi da lì Mhm. è come se attraverso quell'impianto lì riuscissero a inserire altri impianti nelle vertebre, fino ad arrivare a quelle cervicali. Ok, altri? No, ne ha due sotto le piante dei piedi. Vedo proprio solo la colonna e quei due là. A che servono È quelli già ai piedi? tanto. Infatti. Ah, servono, sono il collegamento di quelli della colonna. Per Come se, andare dove vogliono loro. sì, è come se fossero, sì, vedo come se fossero uniti da due fili. Vabbè. Impianti eterici e mentali li abbiamo visti. Va bene.
Causa esoterica di cervicale, E quelli sono gli impianti. stitichezza, Ehm, è un freno che gli mettono. Mm. Vedo proprio come se la frenassero. in che modo? Come se raggruppassero l'intestino tutto in un sacco e da dietro lo tirassero e la tirassero da dietro. Eh, Cioè lo sottraggono. come se è presente quelle specie di paracadute, tipo un airbag, Mhm, ok? Quindi così, che però è tirato da dietro di lei. Quindi l'airbag va in avanti sull'addome, ok? E da dietro con una colla è come se la tirassero indietro. Eh, è come se la dovessero tenere in un posto indietro, proprio come se la dovessero tenere indietro, come se lei vede la sua meta, vede che quello sarebbe l'ideale, ok, ma non ci può mhm, andare perché è proprio tirata indietro, quindi eh, mi viene in mente che magari dice sogno di andare, sparo, sogno di andare a vivere al mare un giorno. mhm, Ok, rimane sempre un sogno un giorno, perché mhm. loro la tengono indietro, oppure sogno di fare, di andare a fare la commessa, che cavolo ne so, ma è sempre un sogno, no? Ok, tanto invece rimane lì dov'è e non può realizzare se stessa, non può realizzare la sua enorme creatività. È un po' un autogol quando si dice sogno, e il mio sogno è Mm, andare a fare questo, essere quello, perché si mette, come dire, accanto e non si persegue. mm, esatto, Invece quando si persegue non si dice il mio sogno è, si dice il mio obiettivo è io un esatto, giorno sarò, sì. andrò, farò. Mhm. Ok. Stitichezza quindi. E l'incontinenza? Che durante i due parti, le due gravidanze, tutto a posto. Adesso che è ben lontana dalle gravidanze, ben Mm. lontana, insomma, è lontana anni dalle gravidanze, incontinenza. Ci potrebbe anche non essere una causa No, esoterica, eh? infatti, Lavora all'aperto, fa l'avevo già freddo. visto prima, è proprio una reazione fisica dello sfintere vescicale, come se, ehm, è come se non riuscisse a marcare il suo territorio. Ho Mhm, visto prima che ehm, forse un po' inconsciamente, ma forse anche consciamente, la situazione sua d'abitazione è un po' promiscua, tra virgolette, ok? Come se lei non riuscisse a marcare il suo territorio. si può dire con sua sorella Mhm. questo? No. Sì, 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 esatto. Aspetta, scrivimelo Silvia. Qui però è in questa chat. Cioè comunque le persone che conosce, con cui vive nello stesso edificio, Mhm. le impediscono di avere, come dire, casa, veramente casa propria. Esatto, è come se lei non riuscisse a marcare il suo territorio, quindi è un continuo stringere, aprire, lasciare andare, stringere. Quindi se lei non riesce a marcare il territorio, non riesce a tenere lo sfintere chiuso, ok? Va Ok. ovunque. Mm. Mm. Beh, causa esoteriche direi dell'incidente avuto un bel po' di anni fa, 30 anni fa, sì, 30 anni fa, cadendo da cavallo. Sì, sì, no, no, certo hai il tuo appartamento, Silvia, non vivi con, però vivi Mm-mm. sopra o sotto, no? Quindi comunque diciamo, so, se tua sorella ti suona alla porta, anzi entra e basta, no? Come dire, o ti suona e deve entrare. Ok.
Ok, la caduta da cavallo ha una causa esoterica? Mm. Sì, l'ho già visto prima, è proprio mi se... se non sbaglio è quello dove si è rotta le vertebre e... Sì, la botta alla spina. Eh, ed è il momento in cui hanno messo il primo impianto. È stata un abduction, le hanno messo l'impianto e da lì poi hanno messo Quindi è un le altre abduction. vertebre. Mm. Ma tutti questi incidenti sono tutti abduction. Allora, la maggior parte sì, mi è capitato di vedere ogni tanto che cioè, l'incidente così di solito è un abduction o comunque un tentativo di. Mm, Ok, perché se tu sei centrato con la tua PS lo impedisce, cioè non arrivi a fare l'incidente, non arrivi a fare il trauma. mhm, Ok, se invece non sei completamente centrato, anzi, meno centrato sei, più loro hanno. Questo è un modo molto facile per loro per fare tutto, perché è un incidente, uno dice un incidente, la PS non riesce a rendersene conto, ok? È molto più, se ne rende molto più conto se lo fanno durante la notte, che uno spesso, che spesso ci possono essere ricordi dei sogni, ok? Che in realtà non è un sogno, ma è il ricordo dell'abduction. Quando succedono mhm. gli incidenti, raramente uno si accorge che è un abduction. Si accorge magari quando ci sono le persone che escono dal corpo, ok, lì la PS se ne accorge e spesso non riescono a fare quello che volevano fare con l'abduction. Caduta dal motorino. Sì, dal motorino. Sì, anche lì vedo, però lì non sono riusciti a come è caduta, ma hanno fatto un tentativo di abduction, ma non sono riusciti a portarlo a terra. E doveva essere quello al posto di quello del cavallo. Ok. Ok. Occhio sinistro. Allora, l'ho visto prima mentre lo spiegava. Ogni tanto quando lei sente male è come se gli mettessero un- una sonda dall'occhio nella testa. Mm, Una sonda a chi? è come se gli mettessero una sonda eterica, ok? Mm? Per prendere le immagini che vede. Chi è che lo fa? La mantide? Sì, la L'elfo? mantide, no, 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 la mantide, però, allora vedo qua la mantide, vedo tipo una specie di tubo dove vengono incanalate le immagini Mm? e arrivano a questa mega stazione spaziale dove archiviano tutte le informazioni di questo tipo. È come se stanno cercando di tradurre l'immagine che la persona vede in energia della PS. Sanno Ma, più che cosa fare. ma infatti, Asma, al di là del vizio del fumo. allora, è come se venisse svegliata di proposito. Mhm. Mm. Fa parte anche questo del stesso programma della Mantide. È come se la svegliano di proposito per vedere la reazione, quindi la vibrazione, il tipo di vibrazione di energia,
ok? Ehm, a volte riescono ad estrarre energia in quel momento. A volte no, perché a volte vedo che è come se lei si spaventasse di più o comunque rimanesse mm, Colpita. più colpita, ecco, di altre. E quando è più colpita, le vibrazioni si abbassano di più e loro riescono a succhiarle l'energia. A volte invece rimane meno colpita, quindi anche questi attacchi d'asma sono minori. Magari usa il puff prima in fretta e quindi non fa in tempo ad avere le vibrazioni basse, e quindi non ciucciano l'energia. Fa parte anche questo dell'altro esperimento, quello della mantide delle Come immagini. si chiama questo esperimento di Silvia? Sequenza temporale, Perché? perché quando prendono le immagini mettono come se fossero, le dividono come se fossero in fotogrammi Mm. e vedono la differenza tra la vibrazione di un fotogramma e l'altro e cercano di riprodurlo. Va bene. Causa esoterica del lichen, di cui soffrono anche altri membri della famiglia lì nel cinema. Quindi problemi all'apparato genitale Mhm. femminile. Mm, allora, è un contratto di vecchia data della familiare, diciamo, Mhm. delle antenate donne. È come se avessero fatto questo contratto per mm, limitare la loro, aspetta, non mi viene la parola, la loro attività sessuale proprio, ok? Mhm. Quindi mm, era come se quando l'hanno fatto ai tempi, infatti se non sbaglio sua nonna ha voluto a tutti i costi che uno dei suoi figli fosse battezzato, ok? Mhm. E si rilega a questa cosa che tante generazioni fa è stato fatto questo contratto come se a un certo punto a un membro femmina della loro stirpe indietro fosse stato imputato un peccato, Mm. ok? E da quel momento in poi, in cambio di essere, diciamo, liberata da questo peccato, doveva firmare questa cosa, tutto in eterico, cioè la PS, diciamo come scotto del Mm. peccato, ehm, sarebbe dovuta essere questa cosa qua, Va perché bene. Mm. tan- a quel tempo, cioè, se tu facevi attività sessuale così, Mhm. eri una peccatrice, era peccato, ti devi sentire in colpa e quindi alla Beh, fine chiamiamoli tutti questa questi cosa. avi che hanno firmato Mhm, questo contratto, chiamiamo i quattro nonni. mhm. Chi si presenta? Si presenta tutta una sfilza di donne, 30, e dietro i quattro nonni, due nonni e le due nonne. Eh, le donne sono davanti come a proteggere i nonni, come a proteggere, come se dovessero impedire ai nonni di
Mhm. comunicare con Silvia per liberarsi da questa cosa. Chi ha inventato questa malattia? Lichen. Mm. È arrivato un certo Ricci, Ricci. sì, secondo me è un siriano. Mhm. È come se servisse, lui dice, se io faccio questa malattia qua, fa sì che è come per dividere maschio e femmina, ok? Li divide in queste persone come se questa cosa riuscisse a dividerle maggiormente. Potrebbe essere una Mhm. possibilità ulteriore per dividere l'uomo dalla donna e abbassare le vibrazioni e l'energia vitale. È è una interferenza come un'altra, ce ne sono varie e lui usa questa, però vedo che ne usa altre. Cioè, è Come si quasi... chiama costui? Ma viene Ricci, continua a dirmi Ricci. E mi Va dice bene. che usa anche altre malattie di questo tipo per fare questa cosa. Va bene, diamo un attimo una pettinata a questa situazione. Ci sono delle Mhm, entità, le abbiamo viste. Abbiamo visto le mhm, entità mentali e delle entità eteriche degli impianti, va bene. Ci sono delle cause esoteriche a quasi tutti i disturbi fisici, ci sono mhm, delle abduction. Lichen è mhm, stato creato da signor Ricci, mhm. Lichen Planus, no? C'è il fumo, bassa concentrazione, memoria, autostima, coraggio. Bene. Nel cinema ci sono ancora tutti? Sì, sì. Ok, chiamiamo anche l'aborto, a cui Mhm. in passato è stata, come dire, costretta all'interno di una vecchia relazione. L'aborto a bambino, la bambina abortita sono provvisti di PS in questo caso? È provvisto di PS. Sì, in questo caso sì. È già incarnato? Sì. Mm. Dove? Un'isola del Pacifico vicino al Sud America, cioè più vicino alla costa del Sud America che dall'altra parte. Quindi poco male. Vuole lasciare qualche messaggio? È tanto Eh, deluso? No. no, la PS dice volevo fare questa esperienza e quella è stata Vabbè. eh, una volta buona. I, ok, i quattro nonni ci sono? Sì, Esclusi i quattro nonni, chi si è presentato dei parenti coinvolti nel lichen di Silvia? tutte le donne. Ok. Portale aureo, chi vuole Mhm. lasciare un messaggio adesso o taccia per sempre e via. Dicono siamo volute venire tutte perché così avete visto qual era la causa. Basta questa cosa qua. Ma chi lo dice? A noi, a me e a te. Ma chi? Una di loro, una Una in mezzo. nonna? Sì, O una qualunque? una, no, un'antenata. Un'ava? Sì. Vabbè. Tutte nel portale aureo. Non c'è un nonno o una nonna che vuole dire qualcosa nello specifico. Mm. Quello che è come se si fosse tutti e quattro.
quattro si fossero uniti, le PS di tutti e quattro, i nonni vogliono dire che in vita è come se si fossero trovate tutte e quattro per sostenere il percorso di della famiglia di Silvia. Lo scopo loro di essere i genitori dei genitori di Silvia era questo, di far proprio creare la famiglia di Silvia. Ok. Va Così. bene, portale audio e li salutiamo. Mhm. Quanti sono andati via in totale? 4 più, totale? 36. Bene. 36 disincarnati in meno qui sulla Terra. Mhm. O anche se non erano sulla Terra, legati ad Sì, comunque. interferenze. Ok. Causa esoterica dei problemi di respirazione barra asma e che comportano risvegli notturni. Sì, quello di prima che abbiamo visto. Ok. Causa esoterica dell'incomprensione con l'ex padre dei suoi figli. Allora, vedo, vedo allora, qual era l'altra interferenza? La terza? Eterica. Allora, c'era l'amantide, il diavoletto. Demone, mantide, elfo. Ah, sì. Allora, no, il piccolo demone è preposto qua per far sì che lei incontri, finora abbia incontrato uomini con cui non sarebbe andata d'accordo o che gli avrebbero creato difficoltà, problemi. Mhm. Perché se lei trovasse un uomo con cui va veramente d'accordo, sarebbe anche Scusami, questa. Dimmi. mi puoi ripetere tutto perché si è sentito molto molto male. Allora, questo piccolo demone Mhm. fa sì che Silvia finora ha fatto sì che finora Silvia abbia incontrato uomini che gli hanno solo ostacolato, diciamo, con cui non andava d'accordo, che gli ostacolavano la sua, la sua vita, la sua evoluzione. Evoluzione. Esatto. Mhm. Perché se lei incontrasse un uomo con cui va veramente d'accordo, sarebbe una spinta esponenziale verso la sua creatività geniale. Ok, va Mhm. bene. E l'ex cosa c'entra? Non capisco. È quello che, Sì, ah è sì, uno che di l'ha quelli. Sì, ritardata. sì, sì. Sì. Va bene. Cause esoteriche, cioè effetti, eventuali effetti del pregare in passato pur non essendo credente. Così, pregava perché non sapeva bene come reagire a un mondo dove non domina la verità, non domina la giustizia, non domina ciò che è corretto. Mhm, mm. Questo finora l'ha fatto l'elfo, ehm, e insieme a un EDL faceva sì che lei pregasse per trovare soluzione ai suoi problemi. Ok, quindi che sentisse un po' di sollievo. Pregando l'hanno fatto apposta per far sì che la sua energia vada fuori e non rimanga dentro. Vabbè, la Mm. solita cosa rispetto alle preghiere, rispetto alle parole. Non ti ho chiesto degli EDL, Mhm. ci sono? Ce n'è uno, è uno appunto che lavora insieme a questo elfo. Bene, allora in passato Silvia ha fatto alcuni corsi e si è dedicata e interessata ad alcune discipline. Partiamo con lo yoga. Mhm. C'è qualcosa da dire o no? Eh, allora, qua mentre lo faceva gli veniva ciucciata l'energia. Non,
non gli è stata messa nessuna nuova interferenza, ma gli ciucciavano l'energia. Prelievo di energia. Sì. Cristalloterapia, mai messa in pratica. Allora, se lei diciamo, contempla semplicemente i suoi cristalli e sente l'energia e ehm, utilizza i cristalli come appunto riequilibrio energetico per sé, vedo con le mani, tipo che li sente, li mette nell'ambiente, nel suo ambiente per sé, va benissimo. Ma se lei mette questi cristalli ad agire nel campo di qualcun altro, nel suo caso creerebbe dei canali sia alle altre persone che a sé. E perché non ha Ok. messo mai in pratica la cristalloterapia? È perché la PS gli ha mandato un segnale, cioè è riuscita a far sì che lei non lo facesse. Perché c'è questo pericolo, Sì. diciamo, di perdere energia per gli altri. Mm, Vabbè, sì, mi viene da consigliare di lasciar perdere, sì, infatti. nel suo Sì, sì. caso perlomeno. Nel suo caso, sì, sì. Ed infine si è rivolta a una medium che tanti anni fa, canalizzando una determinata entità, quindi insomma ci ha riportato questo caso perché sa che oggi, con la consapevolezza di oggi, ci potrebbe essere qualche cosa di sospettoso, di sospetto, una medium che le ha detto alcune cose, e che ha previsto la situazione che stiamo vivendo oggi e che è valida per tutto il mondo. Mm. Allora, anche prima mentre lo spiegavo, io ho visto proprio che è come se ehm, Silvia fosse andata lì così, per vedere l'effetto che fa, tra virgolette, per prendere degli spunti, ma in maniera obiettiva, in maniera oggettiva, senza farsi troppo coinvolgere dalla cosa. Ed è come se l'entità eh, che utilizza questa medium per ciucciare l'energia dai clienti si fosse accorta di questa cosa, ok? E quindi dicendo a Silvia quello che sarebbe successo, è come se avesse cercato di attirare la sua attenzione, quindi farla entrare in empatia con la La medium e far medium? sì che potesse ciucciare l'energia. Ok, ma quello che succede oggi era previsto? Vabbè, questa entità, stando lì, sapeva che sarebbe successa questa cosa. L'hanno anticipato? Hanno anticipato i tempi? I tempi li hanno anticipati, sì, perché pensavano anticipandoli di riuscire a portare avanti la loro agenda, ma non sono stati sufficientemente veloci e fra un po' crolleranno fra poco. Va bene. Emozioni. Corpo emozionale. Allora, eh, più o meno a livello dello stomaco vedo come se ci fosse un disco, ok? Mm, E dentro a questo disco ci sono tante sfere incastonate mhm. e queste sfere sono le emozioni negative, ma ne vedo proprio, ehm, sono tante emozioni, ma non fortissime. Eh, il fatto che le entità mentali la facciano sentire inadeguata, non sicura e la facciano sentire confusa, le confondono tutte le cose, eh, agiscono anche a questo livello, facendole provare delle emozioni negative che non sono forti in sé, cioè non è che ha paura, una paura enorme oppure che ha un senso di colpa enorme, ok? Tante emozioni diverse ma leggere. Quindi anche a livello emozionale creano confusione. Ok, quindi magari le dice ho paura, senso di colpa, solitudine, cioè mette tutto assieme, no? Mhm. Quindi va in confusione anche lì e non sentendo realmente qual è l'emozione, è come se a un certo punto desistesse da andare a vedere veramente da dove origina. Ecco, ok, quindi.
Vabbè. Eh, riescono a mantenerla lì a quelle vibrazioni lì. Silvia vuole lasciare tutto così com'è? Chiudiamo qui? Assolutamente no. Ok, cosa vuole fare? L'ho vista proprio che ha fatto bellissimo, è come se avesse spostato tutto con una mano e tutta con molta Foga? determinazione e foga sta camminando diretta verso il cluster. Ok, può già essere il cluster senza camminare. Lo Mhm, pensa ed è lì. mhm. Mhm. Guarda la sua mano, la apre, pensa e ha fatto un ad eternum. Ok, l'ha fatto. Con l'altra mano Non lo gliel'hai pensa, detto. apre un portale definitivo e mette tutto quello che trova lì nel cluster lì dentro subito. Dimmi solo come si vedono i contratti in questo caso. Questi Vedo anche i sono, contratti come delle sfere, anche quelli. Mm. ok, sono 2826 come le vite. 3150. Ok, più contratti per alcune vite. Mm-mm. Quindi che fa? Li butta? Sì, sì, li sta buttando, li ha buttati tutti adesso. Sta chiudendo il portale. Ok, ha chiuso il portale. Ok, ha messo l'ad eternum. E vedo proprio le vibrazioni che salgono. Adesso si è girata verso l'avatar. Mhm. Ok, come se aspettasse il nostro consenso, io gli ho detto che le ho fatto vedere che Certo, può andare. nel senso che non siamo noi che decidiamo, è lei che Esatto. decide, Mm, è mm, lei mm, mm. che è capo della baracca. Esatto. Va bene, la stiamo aiutando noi, ma adesso ha carta bianca, vuole Mm. fare tutto quello che vuole fare, lo faccia. Può andare dall'avatar, fare quello che deve fare, metterci un ad eternum, può andare nel suo emozionale importante, metterci un ad eternum anche lì. Contrastiamo in questo modo tutto quello che non ci piace, mettendo un elemento di produzione di energia. Mhm. Ha messo l'avatar nel portale, l'ha chiuso, ha messo l'ad eternum e poi ha messo un ad eternum in ogni sua parte, quindi quella subliminale, eterica, prima nell'emozionale, nel fisico e nel mentale. Perfetto. L'avatar come l'avevi visto? L'avatar era il solito fantoccio, però con tipo una parrucca con i capelli neri a caschetto fino qua. Mhm. E la cosa bella è che ho visto Silvia che è arrivata, l'ha preso a schiaffoni così, prima di buttarlo via. Si è come sfogata. Mhm. Mm. E mo un po' dopo Ok. l'ho buttata via. E ha messo un ad eternum. Per Sì, caso c'è un avatar simile, cioè di persone che lei conosce lì vicino? vicino vicino no. Lo vedo un po' in là. Mhm. Uno. Di chi? Tralasciamo la sorella perché fra poco Ah, faremo un lavoro ecco. specifico su di lei. Era quello della sorella. Eh, c'è quello dei figli? Aspetta, sono andato a cercarlo perché c'è, devo solo trovarlo. Sì, ok. Però non sono vicini. Ok. Ce n'è uno in una zona e uno molto più in là. Mi interessano quelli colpiti i membri della famiglia femminili, colpiti Mm, da Lichen, quindi la figlia, chiamiamo anche il mhm, figlio, vabbè, non in questo caso non colpito da questa malattia, la sorella, mm, vabbè, tralasciamo la sorella, la mamma e la figlia. mhm.
mamma, la figlia e il figlio. Mhm. Ok. Mhm. Mamma e figlia possono farlo e idem il figlio. Se lo vogliono, possono imparare a produrre un ad eternum, possono metterlo lì e poi vedere l'effetto che fa, vengo anch'io, no, tu no. Mhm. Posso dirti una cosa che ho visto? Dimmi. Quando mi hai chiesto di andare agli avatar della figlia e della mamma, ho Mhm. visto che è come se all'avatar sulla tastiera fosse stato cancellato il tasto Lichen. Quindi è come se lo schiacciasse a vuoto e loro si Non alteravano, funziona, non faceva più niente. Sì. non funziona più. Mhm. Va bene. Fatto tutto, Mhm. nuova vibrazione. 17 miliardi. Ottimo. Nuova consapevolezza. 181. Nuovo rapporto PSPE. 65, 35. Ok, è aumentata un po' la PS, quindi. Mm. A Sì, maggior disequilibrio sì, ulteriore. Ma? sì, però vedo che si riequilibra. Tendenzialmente lei usa più la PS rispetto alla PE, cioè come modalità. Ok, Mhm. però vedo che da oggi in poi per centrarsi e andare avanti verso quello che lei vuole, soprattutto con questa creatività geniale che continuo a vederla tantissimo, sarà in equilibrio. Ok, è come Vi... se Mhm. Dimmi. usa un po' più la PS come un po' più come un rifugio, cioè tendenzialmente lei si sente più co- ehm, coccolata, diciamo, più a suo agio con più PS. Ecco. Vite precedenti. 1916. 1000 in meno circa. Cervello. 9. Ok. Messaggio finale della PS e della PE di Silvia a Silvia relativamente a tutto. La sua situazione familiare, il discorso sentimentale, il discorso lavorativo e la ricerca spasmodica della verità, che secondo me è quella collegata a questo iperutilizzo di parte subliminale. Mm. Mm. La PS e anche la PE vogliono dirle eh, in ogni istante centrati verso la tua creatività geniale, che è quella che ti porterà a tutto quello che ti fa stare bene, sia in campo lavorativo, sia sentimentale, sia familiare, in tutti i campi. È proprio come se tu, loro dicono, è come se Silvia si concentra in ogni istante, anche solo chiudendo gli occhi e vedendo, spaziando con gli occhi in questa creatività che lei ha, Mhm. poi le arrivi la risposta per fare il passo verso quello che è meglio per lei, che la fa stare meglio. E il lavoro? Vedo c'è una modifica, ma non so se è nello stesso posto e c'è un cambiamento in qualche maniera o se proprio o viene ricercata per fare un'altra cosa. Comunque è come se qualcuno le proponesse qualcosa di diverso, di un po' diverso. Ma Farà. adesso lei ha un problema di ponitam. Un giorno sì, un giorno no. Questa nuova Potre- variante, nuovo lavoro, Potrebbe essere che lei decide, no? Quindi come se fosse un po' più indipendente di scegliere per sé. Ehm, c'ha una visione diversa. mm,
sente e sentirà sempre di più la pulizia energetica, la mancanza, l'assenza di tutte queste interferenze, tutto quello che abbiamo Mhm. visto. E da lì, e questo lo esortiamo tutti quelli che fanno un lavoro con noi a farlo e a non attendere la manna dal cielo, Mm, lamentandosi, spingendosi esatto, verso la lamentela, subito mettere l'ipotesi sul piatto che questa volta non ha funzionato, è colpa nostra, è colpa vostra, è colpa di qualcuno. No, azione, esatto, ci vuole azione, cioè ciak, qualsiasi, azione. qualsiasi intuizione di movimento che arriva, lei lo deve fare in quel momento lì, perché se arriva in quel momento lì significa che è la strada giusta in quel Esatto, momento. esatto. Ci sono persone che hanno, non so, faccio un esempio, questo è successo, meditato, sognato di comprarsi casa per tutta la vita. Il mio sogno è comprarmi casa. Fanno la sessione e poi si sono buttati, hanno detto, io faccio la proposta. L'hanno comprata. Dal momento in cui, magari non avendo nemmeno delle basi economiche, lavorative valide, dal momento in cui l'hanno comprata, il lavoro è triplicato. Mm, Triplicato non di intensità, di remunerazione, mm, lavorando più o meno allo stesso modo, le stesse ore, ma magari con un livello qualitativo maggiore, quindi con un impegno maggiore mentale, di conoscenze, eccetera, hanno iniziato a guadagnare il doppio, il triplo, il quadruplo. Quindi quando le cose sono... E questo cos'è? La PS, sì, che dice questa è la strada, sì, questa è la strada, io ti supporto nell'acquisto della casa che ormai è avvenuto perché tu hai fatto l'atto giusto che tu dovevi fare, mhm. perché non perché comprarsi casa va bene, ma perché in questo No, in caso, in quel questo caso lì. esempio, era... e quindi funzionano le cose devono Mhm, funzionare e mhm, io ti supporto. Analogamente, ma questo non riguarda chi fa una sessione con noi, riguarda in generale la lettura delle cose che ci succedono. Analogamente, se uno si fissa che deve comprarsi la bicicletta nera e deve andare su quella bicicletta nera, continua a cadere, la bicicletta nera si rompe, non so, un esempio buttato lì così, ovviamente, mm. e con la bicicletta si va contro un muro, poi si mette sotto un gatto, capito? La bicicletta nera non è la strada giusta, Mm, alla fine bisogna andare in motorino. Che, vabbè, esattamente. è un esempio del cavolo, però Sì, avete però capito, insomma. la rende l'idea. Immagine finale, messaggio finale, e occhiata al cinema e poi al recinto. Allora, vedo lei, vedo Silvia così che si è espansa di vibrazioni altissime, ok? E dietro di lei c'era il gregge, e mentre queste vibrazioni si espandevano, è come se la vibrazione altissima spazzasse via il gregge di pecore. Come se le permeasse, ma era talmente alta la vibrazione che tutte andavano indietro, vanno tutte indietro e cadono tutte indietro. E al cinema ci sono i suoi due figli che saltano dalla gioia, dal divertimento, dall'allegria, dalla scoperta. Ehm, Ci sono la sorella e la mamma, la sorella che dice non vedo l'ora che sia il mio turno e la mamma, questo vedo che è come se emanasse questo senso di gratitudine nell'averla invitata al cinema. E l'ex compagno lo vedo come un po' come se fosse un po' rassegnato, cioè ho perso il treno, ecco, così. E il lichen Sparito. a tutti o solo a lei? Potenzialmente a tutti. Là ci sono ancora, cioè nelle altre ci sono le loro interferenze che potrebbero potenzialmente ria- riscatenare la cosa. Adesso in questo momento non c'è più. Va bene, diamo una Vic a tutti quelli che la vogliono, compresa Silvia. Insegniamo nuovamente a Silvia a rifarsi, a crearsi un ad eternum.
Mhm, Insegniamoglielo anche nel fisico, basta che lei lo pensa. mhm. Pronto a tornare? Sì. Allora, torniamo.